Mick Angel non è soltanto uno sweeper, è una leggenda che nasce lontano dal Giappone, nei vicoli sporchi e senza perdono dell'America, dove ha combattuto fianco a fianco con Ryo Saeba, non solo come partner ma come migliore amico, condividendo missioni, sangue e silenzi, tanto che proprio in quel periodo il nome City Hunter non era ancora un mito, ma un semplice nome in codice che Ryo usava quando faceva squadra con lui. Mick è anche un vecchio amico di Umibozu, uno di quelli che non fanno domande inutili perché conoscono già le risposte, ed è conosciuto nella malavita come lo sweeper numero 1 d'America, un titolo che non si ottiene con la fortuna ma con una lunga scia di morte. La sua arma preferita è la Desert Eagle, pesante, brutale, diretta come il suo modo di vivere e di uccidere. Le sue abilità sono paragonabili a quelle di Ryo e di Umibozu, ma Mick è ancora più perverso, più estremo, più spietato e allo stesso tempo così insensibile da non permettere mai ai sentimenti personali di ostacolare il lavoro, tanto che ucciderebbe senza pietà chiunque, persino la propria amante, se il compenso fosse quello giusto, un atteggiamento che persino Umibozu ha elogiato definendolo il più professionale dei professionisti, un vero professionista. Eppure, nella sua fredda coerenza, Mick segue una regola tutta sua. Quando la vittima ha un amante, lui la corteggia, la conquista, la rende sua prima di iniziare il lavoro, così che non resti distrutta dopo la morte dell'uomo che amava, anche se per Mick questa regola è diventata quasi un hobby, un modo per giustificare la sua inclinazione a fare avanza alle donne già impegnate. La sua storia emerge quando tutto si avvicina alla fine, quando nel manga originale appare nel volume 32 e arriva in Giappone perché l'organizzazione di narcotrafficanti Union Teope gli ha chiesto di eliminare il suo ex socio Ryo Saeba, anche se Ryo stesso ipotizza che Mick abbia probabilmente accettato il lavoro sotto costrizione. Dopo aver visitato l'appartamento di Saeba e aver ricevuto da lui un freddo saluto professionale, Mick posa lo sguardo su Makimura Kaori e la identifica subito come l'amante del bersaglio, decidendo di applicare la sua solita regola, corteggiandola fino a farla innamorare completamente e renderla sua. Tuttavia, entrando in contatto con il cuore puro e onesto di Kaori, Mick finisce per innamorarsi davvero per la prima volta senza calcoli né maschere. Mick arriva persino a dichiarare apertamente a Ryo di essere sinceramente innamorato di Kaori, ma capisce presto di non poter spezzare il legame che unisce Ryo e Kaori e decide di rinunciare al lavoro, finendo paradossalmente per assumere il ruolo di cupido dell'amore tra i due. Ma questa scelta ha un prezzo altissimo, perché Mick decide di affrontare da solo Union Teope per proteggere Kaori. Sale su un aereo diretto in America, consapevole che gli agenti dell'organizzazione sono già a bordo, pronti a eliminarlo come punizione per aver rinnegato l'ordine di uccidere Ryo Saeba. Quando Mick nota l'interruttore del detonatore nella mano di uno degli agenti, reagisce con l'istinto che lo ha reso una leggenda. Estrae una pistola nascosta e gli spara rapidamente in fronte, ma l'uomo, sotto l'effetto della droga del diavolo PCP, nota come polvere d'angelo, sopravvive quel tanto che basta per premere l'interruttore, facendo esplodere l'intero aereo. Contro ogni logica, Mick sopravvive miracolosamente e viene recuperato mentre è alla deriva nell'oceano da una nave di Union Teope, restando in vita a malapena, sospeso tra la vita e la morte. È allora che, per decisione del leader dell'organizzazione Shin Kaibara, a Mick viene somministrata l'ultima e più potente forma di polvere d'angelo, una sostanza capace di estrarre una forza vitale oltre i limiti umani e di riportarlo forzatamente indietro da uno stato di premorte. L'obiettivo non è salvarlo, ma trasformarlo in un'arma, un soldato folle privo di volontà attraverso il lavaggio del cervello e la compulsione al combattimento indotti dalla droga. Nella battaglia finale, che si svolge su una nave in mare aperto, Mick si ritrova davanti a Ryo e ai suoi amici in uno stato pietoso, come un guscio vuoto che ha perso la propria anima, costretto a combattere senza coscienza. La polvere d'angelo lo ha completamente plagiato, donandogli una forza sovrumana tale da permettergli di sconfiggere facilmente Umibozu, finché Kaori non rischia la vita pur di raggiungerlo, e riuscendo a spezzare per un istante il controllo della droga e a far riaffiorare in lui un frammento di lucidità. In quel momento Mick si ribella, attacca all'origine della sua prigionia e, a causa dell'enorme potenza generata dalla polvere d'angelo, perfora accidentalmente a mani nude il dispositivo di controllo della nave, venendo colpito da una scarica elettrica ad altissimo voltaggio che lo rende incosciente. Durante l'impatto, il suo portafortuna, il ciondolo a forma di proiettile, viene spazzato via e più tardi finirà per salvare Ryo.
Umibozu e Kaori, dopo lo scontro finale, riescono a salvare Mick dalla nave ormai prossima all'esplosione e all'affondamento, permettendogli di scampare per un soffio alla morte grazie alle cure del professore. Ma le gravissime ferite riportate nell'esplosione dell'aereo, l'astinenza dalla polvere d'angelo e gli effetti della scossa elettrica e delle ustioni da alta tensione hanno distrutto il suo corpo, causandogli la perdita completa della massa muscolare e rendendolo incapace persino di premere il grilletto della sua pistola. Mick Angel è uno dei personaggi più importanti quando si parla del passato di Ryo Saeba, una figura essenziale per comprendere chi fosse Ryo prima di diventare City Hunter. Eppure nel manga originale appare soltanto nella parte finale della serie, a meno di un anno dalla sua prima apparizione e dalla conclusione dell'opera. Nonostante il ruolo centrale che ricopre nella storia passata di Ryo, Mick finisce per apparire poche volte, lasciando un'impressione forte ma fugace, come se la sua presenza fosse destinata a non trovare mai davvero spazio nel presente della narrazione. Nel mondo parallelo di Angel Heart, che rielabora City Hunter in una linea alternativa, fino alla fine non compare alcun personaggio che possa essere ricondotto a Mick, come se il compagno di Ryo dai tempi dell'America fosse stato completamente cancellato dall'esistenza. Allo stesso modo, Mick non è mai apparso in nessuna opera animata e questo lo rende uno dei personaggi più sfortunati dell'intera saga, confinato esclusivamente all'opera originale e a poche rappresentazioni collaterali. Molti fan avevano sperato che Mick potesse finalmente tornare nel film d'animazione City Hunter Angel Dust, ma la sua esistenza non viene mai nemmeno citata, lasciando ancora una volta il suo nome fuori dalla storia. Ancora oggi non è noto se Mick apparirà mai in eventuali sequel animati futuri, e il suo destino resta sospeso anche al di fuori del manga. A rendere questa assenza ancora più amara c'è il fatto che nella seconda stagione dell'anime televisivo City Hunter 2 viene introdotto un personaggio originale, Robert Harrison, che condivide praticamente la stessa impostazione narrativa di Mick, presentato come partner di Ryo e suo migliore amico dai tempi dell'America, oltre che come sweeper numero 1 d'America. Robert arriva in Giappone per lavoro e fa squadra con Ryo per proteggere un cliente, ma la sua storia prende una piega tragica quando la sua fidanzata viene presa in ostaggio da un'organizzazione rivale e lui viene costretto a scegliere tra la vita della donna che ama e quella del suo migliore amico, finendo per affrontare Ryo in un duello 1 contro 1. Durante lo scontro, un dettaglio tecnico legato alla sua arma si rivela fatale e Robert viene sconfitto e ucciso. In seguito, la sua fidanzata arriva in Giappone per vendicarsi, prende in ostaggio Kaori e tenta di sfidare Ryo, ma viene fermata dalle parole di Kaori stessa, che riesce a spezzare il ciclo dell'odio e a convincerla a rinunciare alla vendetta, tornando a casa con il ricordo di Robert nel cuore. Secondo l'autore originale, Hojo Tsukasa, l'introduzione di questo personaggio originale nell'anime influenzò pesantemente la gestione di Mick nel manga, ritardandone l'apparizione per evitare che i lettori confondessero due figure presentate entrambe come i soci di Ryo in America. Così come altri elementi caratteriali di Ryo vennero introdotti nel manga solo dopo essere apparsi nell'anime, anche in questo caso l'adattamento animato finì per condizionare negativamente l'opera originale, contribuendo a rendere Mick Angel una presenza fondamentale ma incompleta, ricordata più per ciò che rappresenta che per il tempo che gli è stato concesso. Mick Angel è prima di tutto la personificazione dell'uomo che ha scelto di svuotarsi per sopravvivere. Psicologicamente nasce come un professionista assoluto, uno sweeper che ha eliminato ogni frizione emotiva non per crudeltà ma per efficienza. La sua insensibilità non è sadismo, è anestesia. Mick non reprime i sentimenti, li rende irrilevanti perché nel suo mondo i legami sono vulnerabilità e vulnerabilità è morte. Da questo punto di vista è più radicale di Ryo Saeba, dove Ryo mantiene una maschera ironica per difendersi dal dolore. Mick elimina direttamente il dolore dal sistema. Filosoficamente, Mick incarna una forma estrema di nichilismo funzionale. Nulla ha valore intrinseco se non l'atto, il contratto, il risultato. Anche l'amore diventa una procedura, una buona pratica per ridurre il danno collaterale, non un fine. Il fatto che corteggi sistematicamente le amanti delle vittime non è compassione autentica, ma una razionalizzazione morale che gli consente di continuare a uccidere senza guardarsi indietro. Il punto di rottura arriva quando incontra Kaori, perché per la prima volta il suo sistema chiuso entra in contatto con qualcosa che non può essere ridotto a funzione. Kaori non è una variabile emotiva, è una presenza etica. Non lo giudica, non lo teme, non lo usa e proprio questo lo disarma.
Psicologicamente Mick sperimenta ciò che non aveva mai contemplato, l'affezione non strumentale, un legame che esiste anche se non serve a nulla. È qui che emerge la tragedia. Mick non è incapace di amare, è incapace di convivere con l'amore. Quando se ne rende conto, la sua identità di sweeper entra in crisi irreversibile, perché tutto ciò che era solido diventa improvvisamente fragile. La scelta di rinunciare al lavoro e di affrontare Union Theope da solo non è un atto eroico, ma un atto esistenziale. Mick non sceglie Kaori contro Ryo, sceglie Kaori contro se stesso. Sa che non può esistere un Mick Angel che ama e continua a vivere come prima. Da quel momento in poi, filosoficamente, Mick è un uomo che ha già smesso di appartenere al mondo. Il suo corpo viene distrutto, ricostruito, violato dalla polvere d'angelo, ma il vero annientamento è precedente. È la perdita della possibilità di tornare indietro. Quando riappare come arma svuotata di volontà, non è una caduta, è la materializzazione esterna di ciò che gli è successo dentro. È diventato ciò che il suo vecchio sé temeva più di ogni cosa, un corpo senza scelta. In questo senso, Mick è l'anti-Ryo. Ryo vive portando il peso dei morti senza lasciarsi spezzare. Mick si spezza nel momento esatto in cui smette di essere solo. Psicologicamente rappresenta l'uomo che non è stato educato a integrare l'affetto nella propria identità, ma solo a espellerlo. Per questo, quando l'affetto arriva, non costruisce, distrugge. La sua marginalizzazione finale non è narrativa, è simbolica. Mick non viene dimenticato perché è inutile, ma perché è incompatibile con un mondo che continua ad andare avanti. È il prezzo di chi ha vissuto troppo a lungo come strumento e troppo poco come essere umano. Se dovessi riassumerlo in una sola frase, direi questo. Mick Angel è la tragedia di un uomo che ha imparato a uccidere tutto, tranne il momento in cui ha capito cosa significava vivere. E così, Mick Angel svanisce nel mito, non come un eroe, non come un vincitore, ma come un uomo che ha scelto di esistere una sola volta fino in fondo e di pagare per quella scelta con tutto ciò che aveva. La sua leggenda non è fatta di vittorie o ricchezze, ma di silenzi spezzati, di scelte impossibili e di un amore che non poteva possedere senza distruggersi. Mick Angel rimane così, nell'ombra della memoria, un fantasma tra le luci della città, il prezzo eterno di chi ha vissuto da arma e amato da umano. Beyond All.